Ciao a tutti da Rita e bentrovati sul mio canale YouTube Rita Chef Channel. Oggi prepariamo insieme una deliziosa torta salata ripiena. È una torta saporita e tanto gustosa. Prima di andare in cucina vi ricordo come al solito di iscrivervi al mio canale se non siete ancora iscritti, di condividere le mie video ricette con i vostri amici e di cliccare sulla campanella per ricevere le notifiche dei miei prossimi video. Ed ora mettiamoci all'opera. Il principe della nostra ricetta è questo magnifico broccolo romanesco. Io l'ho lavato solo all'esterno e l'ho privato delle foglie più dure. Ora dobbiamo procedere a tagliare tutte le singole rosette. Ogni rosetta la incido così per avere una cottura più veloce. Quando la rosetta è molto grande, come in questo caso, potremo addirittura dividerla a metà. Così. Le foglioline più tenere le lasciamo. Quando le rosette sono così piccoline non hanno bisogno di incisione, quindi le stacchiamo soltanto dal torsolo e le trasferiamo in ciotola. Vedete? Abbiamo lasciato soltanto il torsolo. Ora procedo a lavare tutte le rosette. Ed ora dobbiamo affettare la cipolla. A questo punto possiamo trasferirci sui fornelli. Metto un bel giro d'olio e aggiungo la cipolla. La lascio stufare appena per un minuto. Aggiungo tutte le rosette di broccolo romanesco. Vado a salare. Abbasso ora la fiamma, metto il coperchio e lascio 10-12 minuti. Dopo 12 minuti di cottura il nostro broccolo romanesco è pronto, non abbiamo aggiunto liquidi, vi faccio vedere il fondo della padella, guardate. E il broccolo è tenerissimo, guardate come si scioglie proprio sotto il cucchiaio di legno. Quindi possiamo spegnere il gas e mettere il broccolo all'interno di una terrina. E ora lo lasciamo stiepidire. Nel frattempo che il broccolo stiepidiva, io ho iniziato a stendere la mia pasta sfoglia. Questa è la pasta sfoglia che io ho preparato con voi nella video ricetta, ha uno spessore di circa 4 mm. Se non vorrete utilizzare la pasta sfoglia fatta da voi dovrete acquistarla, ma come sempre vi dico che la pasta sfoglia acquistata è molto sottile, quindi eventualmente dovrete prenderne più fogli e sovrapporli. All'interno della nostra torta noi metteremo il broccolo che abbiamo appena stufato, del prosciutto cotto leggermente affumicato e della scamorza leggermente affumicata. Realizzerò una torta che avrà un diametro di 24 cm, quindi questa è la base di uno stampo a cerniera e la sto utilizzando
per vedere la misura della base da ritagliare. Con la pasta sfoglia che avanza noi andremo a realizzarci, almeno nel mio caso, dei piccoli stuzzichini che servirò come aperitivo e magari utilizzerò come ripieno proprio i broccoli che resteranno da questa preparazione. Ora possiamo procedere alla preparazione della nostra torta. Inizio a mettere il broccolo. Il prosciutto. Discostiamoci sempre dai bordi durante questa preparazione, mi raccomando. E ora aggiungo il formaggio. In info box troverete esattamente i pesi per realizzare una torta come questa. Procediamo ad allargare leggermente quello che sarà il coperchio della nostra torta, poi un pochino di acqua, un pennellino e bagniamo i bordi in maniera che aderiscano alla perfezione. E ora sovrapponiamo. Tiriamola pure perché abbiamo uno spessore sufficiente. Con le mani cerchiamo di far uscire il più possibile l'aria che si crea all'interno, quindi basta fare così una leggera pressione. E ora facciamo pressione sui bordi per sigillare. Mi sposto la torta sul centro per lavorare meglio. Adesso vado a ritagliare ancora una volta i bordi. Con il dorso di un coltellino vado a fare questa lavorazione. È come se praticassi delle incisioni oblique, così vedete? Andando verso il centro della mia torta. Ora non ci resta che spennellare la superficie della nostra torta con un tuorlo d'uovo e qualche goccia di latte. E ora spennelliamo. E noi ci siamo. Ora una piccola decorazione, ma la torta sarebbe bella anche così.
io direi che possiamo accontentarci. A finire creiamo dei caminetti per la fuoriuscita del vapore. 4 sono sufficienti. Ora mettiamo la torta su una placca da forno e siamo pronti per infornare la nostra torta salata. Io ho preriscaldato il mio forno in modalità ventilata a 175 gradi e lascerò cuocere la torta per 25-30 minuti fino a doratura. Ecco la torta salata appena sfornata. Quello che vorrei farvi vedere è lo spessore che abbiamo ottenuto e il tipo di sfogliatura. Ora dobbiamo lasciarla stiepidire e poi la metteremo su un piatto da portata. La mia torta è pronta per andare in tavola. Prima però voglio affettarla insieme a voi, così vedremo l'interno. Trovo che sia davvero magnifico. Bene, anche per oggi è tutto. Attendo un vostro like e come di consueto io vi do appuntamento alla mia prossima videoricetta, invitandovi come al solito ad iscrivervi al mio canale se non siete ancora iscritti, a condividere le mie videoricette sui vostri social e cliccare sulla campanella per ricevere le notifiche dei miei nuovi video. Un grande abbraccio a tutti voi da Rita.